Ok ragazzi, mi avete chiesto in tanti, anche proprio ultimamente, come si fa a mettere la capezza per bene, ok? C'è già un video sul mio canale che è stato fatto 12.000 anni fa, potete andare tranquillamente a rivedere quello per quanto riguarda fare il nodo, eccetera, eccetera. Quello che ci tenevo però a darvi un pochino come informazione in questo video qua, sono i 3 punti che dovete controllare quando mettete la capezza. La prima cosa che dovete controllare, poi vi metterò qui anche un'immagine della testa del cavallo, dello scheletro della testa del cavallo e invece della testa del cavallo con solamente le fasce muscolari, tendini, vene, eccetera, eccetera. Se vedete bene, nell'immagine che vedete adesso, vedete che c'è il setto nasale che a un certo punto è libero da entrambi i lati e continua come se fosse un terrazzo che si sporge, ok? Ecco, in quel punto lì la capezza non ci va messa. Come faccio a scoprire quale punto è? Devo semplicemente usare il pollice e l'indice e andare a cercare dove è morbido. Ok? Vedete, qui c'è morbido, qui c'è morbido, qui c'è morbido. Poi a un certo punto, fermati un attimo, Bibi, fermati. Ok, qui c'è morbido, a un certo punto qua diventa duro. Questa parte qua è dura. Ecco, questo scalino qui, dal morbido al duro, è l'inizio del punto da cui prendere come riferimento. Quanto dovete stare sopra? 2 dita. La capezza deve stare sopra 2 dita. L'altro parametro importante invece sono questi nodi. Questi nodi qui, ok? Vedete? Ecco, l'importante è che questi nodi non siano in questo punto. Vedete che c'è uno scavo qua? Qui? Ve lo indico poi sullo scheletro così lo vedete bene. Qui in questo punto qua il nodo non ci deve stare, perché in questo punto qui c'è un'intersezione di vene e, diciamo del condotto lacrimale che è sotto, poi qui c'è un buchino che esce e poi va lungo il naso e esce da qua dentro. Okay? Quando a volte vedete del bianco che esce fuori, ovviamente quando è bianco leggero, che esce fuori dal naso del cavallo, perché sono le lacrime che da qua escono qua dentro, dal naso, non quando è muco giallo, quella è un'altra cosa. L'altra cosa che dovete prendere in considerazione, Bibi, abbi pazienza un attimo, è il moschettone. Questa è la terza cosa. Quindi la prima cosa è l'altezza, seconda cosa i nodi, terza cosa moschettone. Il moschettone, questo qua, quando lo girate così, non deve arrivare, questa parte qua di metallo, non deve mai arrivare vicino all'occhio, perché se no, ma sempre nel mezzo, perché se no può essere pericoloso. Se per esempio mandate il cavallo lontano, fate questo come movimento e questo va un po' a destra e a sinistra, potrebbe colpirlo e fargli male. Questi sono i 3 parametri fondamentali: altezza, nodini e moschettone. Impostate questi e poi il gioco è fatto. Chiaramente la capezza non è che c'è una misura sola, sono diverse misure, ma all'interno della misura c'è un po' di gioco, per cui la regular, quella che trovate sul sito e c'è scritto regular, è una capezza diciamo da quarter, però questo non significa che non va bene agli altri cavalli, perché comunque c'è del margine, vedete? Cioè io posso stringere o scorciare di più qui e quindi chiaramente la posso tirare su o giù, ma sempre facendo riferimento alla posizione dei nodini e alla posizione rispetto al setto nasale. Spero che smetti Bibi, spero che vi sia servito questo video e soprattutto che fate attenzione, molta attenzione a come mettere la capezza, perché purtroppo ho sentito in giro dire che le capezze con i nodi si devono mettere qua sul naso nella parte bassa perché a quella maniera sono più efficaci, perché così fanno male al cavallo. È una sciocchezza quella roba là. Non si mette la capezza qua giù bassa, perché con un tirone gli spaccate il setto nasale. Chi ve lo dice vuol dire che non ha capito com'è che funzionano queste capezze qua, oppure che magari lui ha deciso che a quella maniera lì funziona meglio, però io non me la prenderei mai la responsabilità di mettere una capezza bassa, perché se ho bisogno di fare qualche cosa di più forza sulla corda non voglio rischiare di spaccare il naso al cavallo. Allora è sempre meglio tenere in considerazione quei punti di riferimento che vi ho dato
in modo che siete tranquilli. Ricordatevi che le capezze con i nodi sono capezze da lavoro, l'ho già detto anche in altri video, sono capezze da lavoro, non si lasciano al cavallo quando è in paddock, mai nessuna capezza, a maggior ragione questa, e si usano sempre con nella testa come saperli usare. Non si tira sulla corda, si cerca di usare altri sistemi per richiamare l'attenzione, perché una volta che io ho cominciato a insegnare al cavallo che se spinge vince lui, poi dopo la capezza con i nodini, queste qui, anche loro perdono efficacia. Iscrivetevi se non l'avete ancora fatto, fatemi sapere se avete avuto mai problemi di questo genere voi con il vostro cavallo e noi ci vediamo al prossimo video. Oh, galloping dreams, we ride far and wide. In a world so vast, we feel alive. Underneath the open sky.